e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il mio ultimo giorno in Italia, sono qui a sclerare a fare le valigie, ma ho letto un messaggio sotto il mio ultimo video di una ragazza che mi chiedeva se potevo fare un video in cui facevo vedere le cose che mi portavo dall'Italia alla Corea, e in effetti ho detto magari ci posso fare su un video, che dite? Questa è la quantità di roba che mi porto. Non riesco neanche a tirarla su. 3 mesi di palestra proprio fatti bene, mi dicono. Comunque ho un sacco di roba da farvi vedere, spero vi possa interessare. Avevo anche bisogno di un video semplice da editare sull'aereo, quindi insomma questo è perfetto, insomma. E direi di incominciare. Allora, come ben sapete sono appena tornato da Roma, ho fatto un fan meeting a Roma questa domenica, quindi le primissime cose che mi porterò saranno appunto i disegni che mi avete portato, i cioccolatini, vari regali vari soprattutto, e soprattutto ragazzi le migliaia, centinaia di migliaia di pacchi di gocciole che ho ricevuto. 24 pacchi di gocciole, direi che ne ho abbastanza per tipo finché muoro praticamente. E andiamo avanti con le lamette per rasarsi. Voi dite perché le lamette per rasarsi, che non le vendono in Corea? E in effetti sì, le vendono in Corea, peccato che costino 20 euro a pacchetto, e anche no. Io questo non lo accetto, no Maria, io esco. Quando vengo qua in Italia faccio la scorta di un anno per lamette, perché sinceramente di spendere 20 euro a botta non ne ho voglia. Poi le compresse digestive. Sembra un vecchietto, vabbè, le compresse digestive, perché a volte capita che magari si mangia molto tardi in Corea, soprattutto quando si lavora, si fa dei meeting, si fanno delle robe, insomma, di lavoro. In Corea si mangia tipo a mezzanotte, fino a mezzanotte, e a volte non digerisco, mi rimane qua la carne, l'alcol e tutto, e queste cose mi salvano la vita. Non esistono i digestivi in Corea, non chiedetemi perché, ma è così, quindi mi porto 300.000 bottigliette di digestivo. Continuando con le pastiglie, mi porto anche un sacco di melatonina. Io sono una persona che si stressa con una facilità incredibile, proprio veramente incredibile, e quindi ho bisogno della melatonina a volte, soprattutto quando il giorno dopo mi devo svegliare presto per lavorare. Io funziono così, praticamente quando so che mi devo svegliare presto non dormo, cioè non so, probabilmente anche qualcuno di voi è così, so che siamo in tanti così con questa cosa mentale sbagliata. E comunque sì, la melatonina mi salva la vita, me la prendo quando appunto mi devo svegliare presto il giorno dopo, e dormo così come se fossi un bambino a cui è stata data una martellata in testa praticamente. A proposito di rilassamento e cose varie, vi porto anche una marea infinita di tisane rilassanti, digestive, e chi più ne ha più ne metta, perché la Corea non è tisana friendly, cioè non esiste la tisana, il concetto di tisana in Corea è inesistente. Ci sono i tè ma non ci sono le tisane, e io senza tisane non vivo. Anzi, se qualcuno di voi viene in Corea, oltre alle gocciole, anzi le gocciole non più perché ho 24 pacchi, forse sono a posto per un po', portate le tisanine ragazzi. Pensate come se doveste comprare una tisana per la vostra nonna novantenne, ecco, sono quelle che piacciono a me. Quindi portate tisanine che non sono mai abbastanza. Queste sono del yogi tea, sono biologiche, sono buonissime, e calma interiore, mi calmano proprio interiormente, che ne ho bisogno, che sono sempre tipo drogato praticamente. La prossima cosa che vedo sono le capsule della Nespresso, e me le porto perché ci sono in Corea, ma in Corea ci sono tipo 2 boutique Nespresso in tutta Seoul, e ci metto un'ora, ma un'ora d'orologio, andare alla boutique Nespresso più vicina a me. Non riesco ad ordinarne online perché non lo so, perché è complicato, i siti coreani sono complicati, e quindi ogni volta che devo andare a comprarle ci metto un'ora. Allora sai cosa faccio? Vado qui che ce l'ho vicino a casa, me ne prendo 62.000 pacchi di capsule e sono a posto per un po' almeno. Continuando con i cibi, cioè il caffè non è che un cibo, incominciando con i cibi, mi porto anche le piadine. Ragazzi, le piadine sono una cosa inesistente, sono un oggetto super raro in Corea, non esistono, quindi me ne sono portate 3, insomma non so quanto mi dureranno, penso tipo 2 giorni, ma meglio che niente. Poi mi sto per portare la stevia. La stevia è, come sapete, un dolcificante, e questo serve anche a fare i dolci. Come sapete sono a dieta in Corea, e avrò un estremo bisogno di ritornare a dieta quando torno in Corea, perché ho preso 28 kg, tipo in Italia ho mangiato
pasta, pizza e sushi tutti i giorni, quindi per continuare questa mia dieta e questa mia passione per la cucina, che chi mi segue su Instagram sa che proprio c'è una passione che veramente Bake Off Italia levate, mi sono portato questa stevia, così spero di fare dei dolci un po' dietetici quando torno e riprendere la mia linea, che mi sono ricresciute le tette praticamente da quando sono in Italia. Sempre per il concept dolci, sani e belli, mi sono portato anche il lievito, pane degli angeli, pane angeli, insomma quello classico nostro, perché in Corea non c'è il lievito, c'è tipo la baking soda e poi c'è la baking powder e praticamente vanno sempre mischiate tutte insieme, non so mai, capito, devi fare i conti, le cose, io sono un po' ritardato, lo sapete ragazzi. Invece il pane degli angeli, insomma, è tutto insieme, metti una bustina e sei a posto, o una bustina o mezza e non te puoi sbagliare. Mi sono portato anche i cornetti salati perché ho in frigo di là il prosciutto, non vi faccio vedere il prosciutto crudo, tanto sapete com'è fatto, però mi porto anche il prosciutto crudo e la bresaola e insomma ho intenzione di riempire questi cornetti salati con prosciutto e bresaola, insomma, gne. Porto anche il pesto, questo è della Biffy, dovrebbe essere abbastanza buono, ovviamente non è quello fresco fatto da voi genovesi che mi state ascoltando, ma comunque so che quello della Biffy non è così male. Insomma, genovesi all'ascolto, se sapete se è un pesto buono o no, fatemi sapere qua sotto. A me non dispiace sinceramente, ovviamente è confezionato, ma questo posso portarmi la prossima volta se faccio un fan meeting a Genova. Portate anche il pesto magari, così me lo porto poi in Corea. Porto anche il miele biologico perché in Corea non sono molto per il biologico, il miele c'è ma il miele biologico, se c'è, costa tipo 3 arti e mezzo e io non li ho da spendere per un miele, quindi mi porto anche un miele. E ora incominciano anche una serie di snack che ho intenzione di far provare ai coreani, quindi se volete vedere il video in cui i coreani provano gli snack e non volete spoiler, saltate questa parte. Comunque questi sono snack che poi mangerò anche io, quindi ve li faccio vedere, e sono gli snack che mangiavo quando ero piccolo. Chi è fan delle Fonzies commenti qua sotto ragazzi, Club Fonzies, Team Fonzies ora, Non sembro Fonzi? Poi mangiavo un sacco, un casino di crostatine, ragazzi, le crostatine me le divoravo a merenda quando andavo alle elementari, tipo divoratrice di crostatine professionista io, e anche i flauti veramente, forse mangiavo più flauti che crostatine, ora non ho ricordi ben precisi, solamente che ai tempi avevano l'olio di palma, ora come vedete è senza olio di palma, quindi non so, probabilmente ecco perché sono cresciuto deficiente, perché ho mangiato l'olio di palma quando ero piccolo. A colazione ai tempi non mangiavo ancora le gocciole, ma mangiavo la Kinder Colazione Più, che tra l'altro sinceramente neanche mi piaceva, cioè io mi ricordo che mangiavo la Kinder Colazione Più ma non mi piaceva, però era una cosa che mangiavano tutti e quindi la mangiavo anche io. C'è qualcun altro che faceva questo ragionamento così? Non capisco, cioè mi ricordo proprio che non mi piaceva. Vabbè, comunque mi porto anche la Kinder Colazione Più da far assaggiare. Le Dixie ragazzi, le Dixie al pari delle Fonzie erano un po', se la giocavano le Fonzie e le Dixie, che poi alla fine sono tutte e due al formaggio, però sono diverse, il sapore è diverso, siete d'accordo che sia diverso? Insomma, le Dixie ci andavo pazzo. Mitiche e intramontabili galatine, ragazzi, le galatine ti mancano, quando sei in Corea e non le mangi più per un po' ti mancano anche le galatine. I Kinder Sorpresa, ragazzi, quando ero piccolo avevo ogni collezione possibile e immaginabile che trovavi nelle Kinder Sorpresa, veramente quelle degli ippopotami, mi ricordo. Avevo una bacheca con tutte le cose dei Kinder Sorpresa e ne andavo pazzissimo. Ora ci sono le Powerpuff Girls, cioè non potevo non prenderlo, però insomma sono da far assaggiare ai coreani, quindi probabilmente li assaggeranno tutti e tre e a me non rimarrà niente, ma va bene perché sono a dieta, ricordiamocelo. Poi ho trovato le Kinder Cards, queste non sono da far provare ai coreani perché non le mangiavo quando ero piccolo, perché ovviamente non esistevano, ma ho visto la pubblicità ed ero curioso perché è una cosa nuova della Kinder, ho detto boh, proviamola, non so se sono buone o no, ma vi terrò aggiornati. Ho preso anche a caso un po' di curcuma che non so assolutamente come usare, ma insomma imparerò, non so, boh, l'ho vista, ho detto curcuma, la usano spesso, in Corea non la vendono praticamente, l'ho presa. Se qualcuno ha qualche ricetta con la curcuma, per favore me lo faccio sapere qua sotto. Ah, e poi questa ragazzi è una cosa che mi salva la vita e che non esiste in Corea, sono i robini post rasatura. Questi robi che non si vedrà niente perché c'è il riflesso della luce, mi dispiace, ma praticamente sono degli stick che tu applichi dopo la rasatura quando ti tagli, che è praticamente ogni volta che io mi raso, e praticamente fermano subito insomma il flusso di sangue, che tu praticamente esplodi e muori dissanguato se no. E in Corea non esistono, tipo praticamente mi riempio la faccia di profumo, alcol, per cercare di tappare questo flusso di sangue che non si tappa mai. Tornando a prima, scusate le cose sono un po' disordinate, tornando al caffè che vi ho fatto vedere prima della Nespresso, ho preso anche il ginseng, il caffè al ginseng. Questo è
invece è quello della dolce gusto, perché io ho sia la Nespresso che la dolce gusto e queste cose al ginseng sono per la dolce gusto, dovrebbe essere buono. Io adoro il caffè al ginseng, ma non lo vendono in Corea, o almeno io non l'ho mai visto, insomma, quindi me lo sono portato per sicurezza. Per concludere passiamo alla sezione magari oggettistica, e incominciamo da un regalo che mi hanno fatto due ragazze al fan meeting di Milano. Mi hanno regalato questo coso, come si chiama? Il coso per fare le torte, il tortiere, il cosa del genere, qui è scritto in inglese tortiera apribile, però versione mini, capito? Perché sapete che io ho il fornetto piccolino, sono un po' sfigatello, e mi hanno preso questa tortiera mini che non ci sarà mai in Corea, non la venderanno mai, e quindi sono felicissimo, posso incominciare a fare torte. E poi per la sessione Marco Passione Cucina mi sono preso anche uno sbattitore, le fruste che sbattono le uova, che raga, le ho provate a cercare in Corea, non ci sono, non so perché, forse devo andare in negozi per sbattitori, non lo so, ma non le ho trovate, me le sono comprate in Italia. E poi finalmente mi sono preso delle tazzine, queste sono della Nespresso, vi giuro che non è un video sponsorizzato dalla Nespresso, semplicissime, ma che andranno a sostituire le mie tazzine orrende, ragazzi. Ho delle tazzine per bere il caffè che veramente, se mi impegnassi a crearle più orrende di quelle che sono già, probabilmente non ci arriverei neanche con la fantasia a renderle così brutte. Quindi sono felicissimo di avere delle tazzine per bere il caffè nuove. E niente, questo penso che sia tutto. Sì, ho svuotato tutto, ora devo rimetterlo dentro la scatola. Che bellezza, un'ora e mezza per fare questa scatola per poi risvuotarla. Veramente la mia intelligenza non smetterà mai di sorprendermi e di superare i confini dell'intelligenzitudine umana. Ricordate che potete seguirmi su Instagram e Facebook. Se volete offrirmi un caffè c'è il link qui sotto di Ko-fi per una piccolissima donazione per aiutare il canale. E cosa ho detto? Cosa mi manca? Non lo so, va bene, dai, se mi manca qualcosa metterò qualcosa scritto qui sopra. E ci vediamo nel prossimo video. Pizza carbonara, ciao! Sbattitore, che cosa sto facendo della mia vita? Che cosa sto facendo della mia vita?